Buongiorno, questa è la settima lezione di trading online ed anche oggi andremo ad aggiungere uno strumento per migliorare la nostra analisi. Oggi con Riccardo, collega di Luca e specializzato nel trading di breve termine, andremo a parlare della price action, l'interpretazione del prezzo tramite lo studio delle candele giapponesi. Innanzitutto vi invito ad iscrivervi a questo canale in modo tale da non perdervi nessun video di questa rubrica. Però ora basta parlare, iniziamo con questo video. Buongiorno Riccardo, mi presento, anch'io mi chiamo Riccardo proprio come te, Riccardo Zago, sono trader di investire.biz e sono un collega di Luca. Oggi voglio portare alla tua attenzione lo studio della price action, andando a vedere quali sono le caratteristiche a mio avviso più importanti da ricercare nei grafici quando si va insomma ad operare sui mercati senza l'aiuto di nessun tipo di indicatore o oscillatore, proprio perché penso che prima di andare ad aiutarci con indicatori e oscillatori è il caso di cercare di interpretare al meglio quella che è la price action. Che cos'è la price action? Beh, la price action non è altro che lo studio dettagliato del prezzo, essendo comunque price action azione del prezzo, ecco che quindi andiamo a ricercare tutte le conformazioni più interessanti sui grafici. Partiamo però da qualche nozione basilare, concentriamoci sui tipi di grafico. Andiamo subito nell'Academy di investire.biz. Probabilmente, avendo già fatto qualche lezione con Luca, ti avrà spiegato cosa sono il grafico a linea e che cosa sono le candele giapponesi, però voglio un attimo ripercorrere questo argomento per poi andare sui grafici e fare anche qualche esempio. Il grafico a candele giapponesi, come ne vediamo qui, è il grafico più utilizzato in assoluto dai traders di tutto il mondo. Per quale motivo? Per quale motivo il grafico a candele giapponesi è il grafico più utilizzato? Perché è quello che ci dà più informazioni, mentre su un grafico a linea come questo abbiamo solo due informazioni, apertura e chiusura. Invece su un grafico a candele giapponesi ne abbiamo ben 4. Infatti, come vediamo su questa immagine, nella colonna di sinistra, candela rialzista, abbiamo il livello di apertura, il livello di chiusura, il livello di massimo e il livello di minimo. Dall'altra parte invece nella candela ribassista avremo un'apertura, sempre apertura, chiusura, massimo e minimo, solo che l'apertura sarà superiore rispetto al livello di chiusura. Questo è segnalato dal verde e dal rosso, è molto semplice se Esattamente. si pensa un secondo. Sì, esattamente. Nella colonna di sinistra abbiamo una candela rialzista di colore verde, nella colonna di destra abbiamo una candela ribassista di colore rosso, e queste sono comunque delle informazioni basilari. Queste 4 informazioni però che ci dà una candela giapponese possono essere interpretate in moltissimi modi all'interno dei grafici, proprio perché non vedremo tutti i giorni, non ci sarà mai un giorno una candela uguale a quella del giorno precedente. Quindi un giorno potremo essere di fronte a una candela con un corpo, quindi con un body, che è l'escursione tra apertura e chiusura molto grande, o per esempio un giorno con un body molto piccolo e delle ombre molto grandi. Le ombre sono l'intervallo che vediamo, come in questo caso, tra il livello di chiusura e il livello di massimo. Ecco, anche queste ombre sono molto importanti quando andiamo a studiare le candlestick, e adesso andiamo a fare qualche esempio. Giusto 2 parole: io faccio trading solo con queste candele. Poi magari nei prossimi video vedremo anche qualche ottimo indicatore che può aiutarci nell'analisi candlestick in generale, però ricordiamoci sempre che gli indicatori sono semplicemente delle medie create da che cosa? Dal prezzo. Quindi il prezzo, a mio avviso, è una delle cose più importanti quando si va a fare trading, e quindi se noi riusciamo ad interpretare i prezzi grazie a queste 4 informazioni, perché sono 4, che poi ci ridanno indietro un centinaio di segnali, è un altro discorso, ma le informazioni di una candela sono 4 alla fine, abbiamo comunque già fatto una buona parte del nostro lavoro. Bene,
Andiamo su un foglio paint normalissimo, perché io penso che nel trading, e questa è la mia esperienza, la semplicità sia alla base di tutto, perché a volte io vedo molti trader con centinaia di indicatori sui grafici, cose del genere, e dico ma come fanno a vedere il prezzo, che è la cosa più importante? Ecco, adesso prendo un bel foglio paint e vi faccio vedere io come ragiono al mattino, mi metto davanti ai grafici, lo faccio tutti i giorni, è il mio lavoro, però lo faccio in maniera molto semplice. Quindi prendo un foglio paint, eccolo qui, e vi faccio vedere quali sono i miei obiettivi. E poi andremo a vedere lo studio delle candlestick come può aiutarci nell'individuazione del livello di entrata, che alla fine individuare il livello di entrata è la cosa più importante in assoluto ed è anche la cosa più difficile, perché sì, comprare o vendere è facile, ma farlo nel punto giusto è la cosa ovviamente più difficile. Però partiamo con semplicità, come al solito. Allora, la mia strategia è una strategia trend follower, quindi avrei già fatto qualche lezione insieme a Luca, presumo, anche qui partiamo da delle nozioni basilari. In questo caso siamo di fronte a un trend rialzista con dei massimi e dei minimi, eccoli qua, via via crescenti. Ottimo. Quindi il mio obiettivo qual è? Il mio obiettivo è quello di comprare sul ritracciamento, ancor meglio sulla fine del ritracciamento, in modo tale da seguire quello che è il trend attuale. Quindi strategia trend follower, e la price action ci aiuta molto in questo caso e adesso lo vediamo. Trend rialzista con massimi e minimi crescenti, trend ribassista al contrario, massimi e minimi decrescenti, e il mio obiettivo è quello comunque di vendere sulla fine del ritracciamento per seguire quello che è il trend in atto. Quindi, primo punto fondamentale, strategia trend follower, seguire quello che è il trend. A mio avviso è molto più facile rispetto a prendere i punti di inversione del trend principale. Molto bene, e questo è un concetto abbastanza semplice. Bene. Partiamo con le caratteristiche principali delle candlestick. Poi lo andiamo a vedere assolutamente sui grafici. Noi possiamo avere di fronte delle candele ad alta o a bassa volatilità. A noi ci interessano solo candele ad alta volatilità, e cioè quelle candele che hanno un'ampia escursione da massimo a minimo, quindi come abbiamo visto qui in precedenza, ok, candele con un'escursione ampia da massimo a minimo, quindi escursione completa, non da apertura e chiusura, perché dall'apertura alla chiusura questo si chiama body e deve essere studiato in un altro modo. Comunque, quello che ci interessa sono le candele ad alta volatilità. Molto bene, che possono dividersi in due categorie. Le candele ad alta volatilità con un grande corpo, ok? Quindi con un grande body, come abbiamo visto qui, questo è il body, con un grande corpo, e candele con un corpo piccolo, ma se sono ad alta volatilità vuol dire che da massimo a minimo c'è molto spazio e di conseguenza avremo delle ombre ampie. Ne abbiamo appena parlato qui, no? Ti ricordi? Questa è la shadow, quindi l'intervallo che va dalla chiusura al massimo e dall'apertura al minimo nel caso di candela rialzista. Se abbiamo un corpo piccolo qui, evidentemente le ombre saranno poi molto grandi. E quindi queste sono le caratteristiche principali che andiamo a ricercare nelle candlestick, che sono quindi le candele giapponesi. Le candele con un grande corpo però che cosa ci portano? Che segnale ci danno? Le candele con un grande corpo ci danno un segnale di forza all'interno di un trend, che sia rialzista o ribassista. Candele con un grande corpo, in un trend rialzista una candela verde con un grande corpo è un segnale di forza. Invece candele con un corpo piccolo e con delle ombre ampie sono candele di indecisione oppure anche di inversione. Ora però, visto che immagino le cose non siano chiare a questo punto, vado avanti, ma per ora noi abbiamo preso le caratteristiche
da individuare in una candela quando andiamo ad analizzare un grafico. Molto bene. Andiamo ora a vedere dove dobbiamo ricercare queste candele ad alta volatilità con un grande corpo e dove dobbiamo andare ad individuare le candele con un corpo piccolo e con ombre ampie all'interno di un trend che abbiamo visto prima. Questa è la domanda più importante. Che poi alla fine è quella che ci dà l'utilità pratica di tutta questa spiegazione che abbiamo fatto fino ad ora. Esattamente, e quindi andiamo a vedere dove dobbiamo trovare queste candele. Ottimo, allora prendiamo sempre il pennino e tracciamo il nostro bel trend, visto che abbiamo detto, eccolo qua, questo è un trend rialzista perché ha massimi e minimi via via crescenti. In un trend di questo genere, dove troviamo le candele ad alta volatilità o comunque dove dobbiamo ricercarle, perché possono essere ovunque le candele ad alta volatilità con un corpo grande, ma allo stesso tempo possono essere dovunque le candele ad alta volatilità con un corpo piccolo. Molto bene. Dove però dobbiamo trovarle? Attenzione, noi le candele ad alta volatilità con un corpo grande dobbiamo ricercarle sui punti di rottura e sull'aggiornamento dei massimi, che è la stessa cosa. Quindi, in questo caso, in caso di trend rialzista, le candele ad alta volatilità dobbiamo ricercarle sul punto di rottura che aggiorna i massimi precedenti, confermando quindi poi quello che è il trend rialzista. Bene, e quindi noi stiamo comunque andando in trend following, quindi stiamo seguendo il trend in atto. Bene, quindi qui dobbiamo trovare le candele, e concludo ripetendo comunque, ad alta volatilità con un corpo grande. Bene, dovremo ricercarle qui e dovremo ricercarle qui. Ok, quindi sull'aggiornamento e sulla rottura dei massimi precedenti. Molto bene. Dove invece dobbiamo individuare le candele ad alta volatilità con un corpo piccolo? L'ideale ovviamente è ricercarle dove? Alla fine del ritracciamento, perché se abbiamo detto che sono candele che danno comunque, che non danno forza come queste, ma danno un segnale di indecisione barra inversione, visto che noi dobbiamo individuare la fine del ritracciamento per posizionarci long, per seguire quello che è il trend in atto, allora queste candele noi dovremo andarle a ricercare sulla fine dei ritracciamenti, ok? Come in questo caso. Capirai bene, visto che magari hai già fatto un po' di analisi tecnica, che queste candele di indecisione barra inversione, insomma, si possono trovare su supporti e o resistenze. Perché se troviamo una candela di indecisione su un supporto o una resistenza, candela ad alta volatilità con ombre ampie, ecco che abbiamo più informazioni, quindi sappiamo sì che quello è un supporto, come in questo caso sappiamo che qui c'è un supporto, i prezzi potrebbero fermarsi, ma abbiamo la conferma nel momento in cui ci troviamo la candela ad alta volatilità con un corpo piccolo. E abbiamo fatto i disegnini su Paint, però noi adesso andiamo sui grafici reali per capire anche che cosa, una cosa importantissima, qual è la scaletta che bisogna seguire, o comunque la scaletta che seguo, quando si guarda un grafico. Andiamo sulla piattaforma di Kimura Trading a fare un po' di esempi, quindi prendiamo euro GBP, stiamo analizzando un cross, quindi ripieghiamo sul Forex, euro contro sterlina. Se hai qualche domanda Riccardo fammela pure, altrimenti andiamo subito sulla pratica per quindi replicare sui grafici reali i concetti che abbiamo appena analizzato, e poi se avrai delle richieste particolari andremo a vedere anche altri strumenti. Però io direi di partire Certamente non ho nessuna domanda, per ora tutto molto chiaro. Ottimo, molto bene. Partiamo subito con questo strumento, EuroGBP. La scaletta che dobbiamo seguire è la seguente. Allora, apriamo un grafico qualsiasi e cosa notiamo? Notiamo qui che siamo all'interno di un trend ribassista, perché come abbiamo visto prima abbiamo dei massimi che sono via via decrescenti insieme ai minimi. Ok, quindi trend, eccolo qui, ribassista. Bene, una volta che abbiamo individuato questo trend ribassista,
Cosa facciamo? Ok, diamo un'occhiata anche al trend precedente. Dove eravamo prima? Prima eravamo all'interno di un trend rialzista. Sempre analizzare qual è il trend principale e poi qual è il trend precedente. Perché in questo modo noi riusciamo a capire, oltre al fatto che ci sono massimi e minimi decrescenti, che quando siamo all'interno di un trend rialzista abbiamo delle candele ad alta volatilità che aggiornano i massimi precedenti con forza, invece candele ribassiste a più bassa volatilità che segnano i ritracciamenti. E al contrario, invece, quando siamo all'interno di un trend ribassista abbiamo candele ad alta volatilità negative e invece candele a più bassa volatilità positive, proprio perché segnano la fase di ritracciamento. Questo solo per far capire che è molto importante analizzare l'escursione in generale giorno dopo giorno, perché se c'è un'anomalia, se in un trend ribassista poi viene segnata una candela fortissima al rialzo, allora molta attenzione, perché quello potrebbe essere un primo segnale di inversione. Però una volta che abbiamo capito qual è il trend principale, che cos'è che dobbiamo fare? Come abbiamo detto prima, adesso facciamo degli esempi che ormai le cose sono già successe, ok? Però dopo voglio portarvi anche un esempio, portare a te e poi a chi guarderà questo video un esempio fresco, insomma è successo una cosa del genere ieri, c'è stata una rottura importante al rialzo e allora dopo andiamo ad analizzarla. Però riprendiamo il discorso delle candele ad alta volatilità, corpo grande, corpo piccolo. Bene, allora, che cosa abbiamo visto nell'ultimo periodo su EuroGBP? Allora, abbiamo visto candele ad alta volatilità con corpi grandi che vanno a rompere supporti precedenti e di conseguenza anche minimi. In questo caso non vengono rotte resistenze perché siamo comunque all'interno di un trend ribassista e quindi sono i supporti che vengono rotti e non le resistenze. Bene, quindi andiamo a vedere cosa è successo, ed è successo più volte quello che vi ho fatto, che ti ho fatto notare prima. Allora, prima volta che è successo, guarda qua, allora abbiamo una candela ad alta volatilità con un corpo grande rispetto a quelle precedenti, proprio qui. Ok, candela ad alta volatilità con un corpo molto grande rispetto a tutte quelle precedenti, perché è ok, anche quelle precedenti ci dicevano guardate che il prezzo sta scendendo, ma non ci davano nessun tipo di segnale. Invece arriva la candela ad alta volatilità che rompe il supporto precedente qui, ecco qui, rottura del supporto con questa candela ad alta volatilità con un corpo grande. Bene, abbiamo la conferma che il trend sta cambiando da rialzista, come abbiamo visto prima, a ribassista, perché c'è una prima candela che rompe con forza questi minimi. Quindi cosa dobbiamo fare? L'abbiamo detto prima, abbiamo individuato un impulso, dobbiamo cercare tramite lo studio delle candlestick di capire se e dove sarà la fine, se ci sarà e soprattutto dove, la fine del ritracciamento. Cosa è successo poi, infatti? Molte volte i prezzi hanno testato questa zona, ma non si è mai creata una candela che ci interessa, una candela ad alta volatilità con un corpo piccolo, che, come detto, può creare segnali di indecisione, ma anche di inversione. Fino a questo giorno. Qui, e vado a zoomare un po', si è creata questa candela con delle ombre ampie e un corpo molto piccolo. Dove si è creata, come abbiamo detto? Su una resistenza. La stessa resistenza che in precedenza funzionava da supporto, ma è stata rotta con la candela ad alta volatilità con un corpo grande proprio in questo punto. Quindi qui abbiamo un perfetto esempio di impulso e di ritracciamento con questa candela che decreta clamorosamente la fine del ritracciamento. E l'operatività qui poteva essere tranquillamente uno short. Poi, attenzione, non si è mai sicuri nel trading online, quindi magari qui entravamo short e il prezzo schizzava verso l'alto, ma per farvi capire il concetto, per farti capire che le candele con un corpo grande sono un segnale di forza, invece le candele con un corpo piccolo e ombre ampie possono essere un segnale di indecisione barra inversione. Infatti poi qui è successo che i prezzi hanno ripreso direzionalità e sono scesi con forza. Quindi, se posso chiederti, tu aspetti il ritracciamento prima di entrare con una posizione per poi avere la conferma ed entrare, o puoi entrare anche sulla candela che hai appena segnato? Ottima domanda questa. Questo solitamente è soggettivo, dipende dal trader.
Questa è una bellissima domanda, perché in molti dicono: ok, candela ad alta volatilità mi rompe il supporto precedente, allora è più probabile che i prezzi continuino a scendere. Però io invece dico un'altra cosa. Qui sì c'è stato un impulso, però io voglio attendere il ritracciamento e andare alla ricerca di queste candele di indecisione e inversione. Per quale motivo? Perché riesco molto spesso ad acquistare o a vendere a un prezzo migliore rispetto magari a chi vuole vendere subito dopo la rottura. Quindi so che qui c'era un supporto, è stato rotto, attendo, perché serve molta pazienza anche nel trading, il ritorno su questa zona, con conseguente poi candela di questo genere, per posizionarmi al ribasso. Poi, altro esempio, qualcuno vuole rischiare di più, ancora prima della formazione di una candela che ci interessa, così entra al ribasso. Ok, lì è un metodo un po' più aggressivo di operare. Ok, ho capito, chiarissimo. Molto bene. Giusto per fare un commento, qualcuno chiederà: ok, però qui dov'è che esci se non va bene l'operazione? Ve lo dico velocemente: le candele ad alta volatilità che rompono con forza i minimi precedenti sono da prendere come linea guida per lo stop loss. Nello specifico, qui lo stop loss sarebbe stata la rottura al rialzo di questo livello, quindi al di sopra del massimo della candela che con forza rompe il supporto. Ok, poi non voglio andare ad essere troppo specifico, perché poi andremo a fare un video troppo operativo, però queste sono le informazioni più importanti a mio avviso da ricercare all'interno di un'analisi di candlestick. Come detto, impulso, ritracciamento. All'interno di questo impulso e ritracciamento devono esserci queste due tipi di candele, ed è la cosa più importante. Poi lo vediamo anche qui più in basso, cosa è successo? Candele ad alta volatilità che rompono i minimi precedenti. Qui cosa c'è stato, Riccardo? Vedi un impulso, da qui è partito con forza, qui si è concluso perché poi è iniziato un ritracciamento, però anche qui voglio far notare: guarda, le candele rialziste hanno una bassa escursione rispetto a quelle rosse quando vengono rotti i supporti precedenti. Molto bene, vuol dire che il trend è ancora impostato al ribasso, qui non c'è stata nessuna candela forte al rialzo, quindi siamo ancora all'interno di un trend ribassista. Bene, qui che cosa è successo? C'è stato ritracciamento, però non ci sono stati segnali particolari, e quindi io per esempio qui non sono entrato al ribasso. Poi però cosa è successo? Abbiamo di nuovo la stessa conformazione grafica, candela ad alta volatilità che rompe i minimi precedenti. Cosa succede il giorno dopo? Ok, questa magari era un po' più difficile da individuare, però sempre stesso discorso. Test nuovamente di questa zona che è stata rotta dalla candela del giorno prima, e quindi alla chiusura di questa candela, perché anche qui abbiamo una candela tutto sommato ad alta volatilità con un corpo relativamente piccolo, si poteva tranquillamente provare uno short. Quindi due esempi velocissimi che abbiamo visto qui su Euro GBP. Altra cosa che voglio dire molto importante e che riprende magari l'argomento che abbiamo visto qui con questa candela ad alta volatilità con le ombre ampie. Le candele ad alta volatilità con ombre ampie, come detto, sono un segnale di indecisione barra inversione. L'indecisione può portare anche a una mancanza di direzionalità successiva, ed è proprio quello che è successo alla fine di questo forte movimento sempre visto su Euro GBP. Guarda, qui ce ne sono state anche addirittura due di seguito, qui c'è un'incertezza totale da parte degli operatori, e infatti che cosa è successo nei giorni successivi? Guarda, non c'è stata proprio direzionalità, assolutamente un periodo di indecisione causato decisamente da queste due candele, addirittura una senza corpo, che viene chiamata in gergo doji, ma magari dei pattern ne parliamo successivamente, dopo un fortissimo movimento al ribasso. Quindi vediamo come lo studio delle candlestick nel dettaglio, insomma, può darci veramente delle utilissime informazioni. Ti è tutto chiaro qui su questi due esempi che abbiamo fatto? Tutto chiarissimo, se sto zitta perché non ho alcuna domanda. Molto bene, ti invito a provare anche tu, insomma, questa modalità, insomma, questo tipo di trading, andando a ricercare solo le candele viste in questo video, solo nei punti visti insomma, in questa velocissima sessione. Ecco. Bene, facciamo un altro esempio, no?
andiamo a vedere un NZD USD. Quindi anche qui stessa scaletta di prima, no? Il trend precedente cos'era? Ribassista, e anche qui vediamo che all'interno di questo trend ribassista abbiamo le candele rosse che sono molto ampie e le candele verdi che sono piccole e anche poche, devo dire. Poi, come ogni trend, tutti i trend sono diversi, quindi bisogna anche cercare di interpretarli. Poi che cosa è successo? Poi qui c'è stato un periodo di lateralità rialzista, perché i minimi erano rialzisti ma i massimi erano sempre fermi qui. Andiamo a zoomare un po', e quindi qui c'era formata una resistenza per i prezzi. Che cosa è successo? È successo che, allora, innanzitutto voglio anche far notare che ogni volta che arrivavamo su questa resistenza, ogni volta che siamo arrivati su questa resistenza, si sono formate delle ombre molto ampie, sinonimo di indecisione o inversione. Infatti i prezzi sono sempre ritornati dall'altra parte, non hanno mai superato in chiusura al rialzo questa resistenza. Però che cosa è successo ieri? Quindi è proprio un esempio lampante. Cosa c'è stata? C'è stata una candela ad alta volatilità che con forza ha rotto i massimi precedenti. Quindi cosa diciamo qui? Hai fatto una buona domanda tu prima, hai detto allora in molti potrebbero anche entrare qui. Ecco, entrare qui non sarebbe, a mio avviso non è consono, perché entreremo troppo alti, quindi attendiamo il ritracciamento come detto per poi posizionarci al rialzo. In questo caso molti poi mi chiedono ok, ma sul ritracciamento dobbiamo attendere per forza la candela ad alta volatilità con un corpo piccolo per entrare? Allora quella sarebbe meglio, sarebbe decisamente meglio, però se i prezzi tornano verso il basso con delle candele invece a bassa volatilità, che quindi non presentano pericolo, perché se invece si presentano candele ad alta volatilità al ribasso, allora vuol dire che qualche cosa non va e non è ancora confermato il trend rialzista. Però se si presentano delle candele a bassa volatilità e ritornano su questa zona che è stata rotta da questa candela ad alta volatilità con un corpo molto ampio, perché se andiamo indietro nel tempo non vediamo candele così ampie, a parte questa, bene, allora si può tranquillamente provare un long, insomma, da questa zona di resistenza che è stata rotta e di conseguenza che dovrebbe funzionare da supporto. E qui, giusto per dire una cosa molto veloce sullo stop loss, il ragionamento è sempre lo stesso. Ti ricordi prima? Lo stavo per chiedere, tra l'altro. Esatto, anche qui, stesso ragionamento che si fa prima, che ho fatto prima. Lo stop loss qual era in precedenza? Lo vado a riprendere. Lo stop loss sarebbe stato, che cosa? La rottura al rialzo del massimo della candela che ha rotto il supporto, quindi questo qui. Da quest'altra parte è la stessa cosa, la rottura del minimo, perché stiamo parlando invece al contrario, qui siamo di fronte a un possibile nuovo trend rialzista, quindi lo stop loss è la rottura al ribasso del minimo di quella candela che con forza, cioè ad alta volatilità, ha rotto i massimi precedenti. Quindi quale? Questo qui. Il ragionamento è sempre lo stesso, è da fare su qualsiasi tipo di grafico. Ok, allora, hai capito Riccardo più o meno com'è? Sì, ho capito, tutto chiarissimo, è l'opposto di prima, solo che qui ovviamente si va a rialzo e lì si sta andando a ribasso, quindi esatto. È una cosa simmetrica. Esatto, quindi la scaletta è molto importante, possiamo concludere con questo, con la scaletta. Abbiamo detto che dobbiamo quindi per prima cosa individuare il trend attuale, poi dobbiamo individuare il trend precedente, vabbè, prima il precedente poi l'attuale, o comunque basta che andiamo a vedere i due trend, quindi il trend attuale e quello che c'era prima, e da lì poi andiamo a studiare le candlestick, quindi analisi candlestick. Bene, andando quindi ad individuare le candele che abbiamo commentato quest'oggi ad alta volatilità con un corpo grande e sempre alta volatilità ma con un corpo molto piccolo, che sono quindi segnale di indecisione.
Bene ragazzi, per oggi direi che abbiamo concluso, poi spero insomma nei prossimi video di portare più nozioni possibili, e anzi ditemi che cosa ne pensate, ma soprattutto insomma provate a farlo direttamente sui grafici. Anche tu Riccardo insomma poi mi dirai come andrà. E niente, grazie mille di tutto. Grazie a te Riccardo e ci vediamo alla prossima puntata. Va buono. Ragazzi, ultima cosa, per approfondire questo argomento vi lascio il corso completo di Riccardo, che comprende anche un mese di assistenza all'operatività al suo fianco, e con il link che trovate qui sotto in descrizione avete anche un 10% di sconto. Oltretutto vi lascio anche un link tramite il quale potete assistere ad una sua lezione di trading live ogni mercoledì. Di solito a pagamento, ma con quel link è gratuita, così capite anche come lavora. Poi se volete provare la stessa piattaforma che abbiamo usato in questo video, potete tranquillamente richiedere un conto demo gratuito al sito kimuratrading.com, o comunque trovate sempre il link qui sotto in descrizione. Poi ditemi sempre cosa ne pensate di questi video. Noi ci vediamo al prossimo episodio, quindi se non vuoi perdertelo iscriviti a questo canale, e se ritieni questa rubrica interessante lascia un mi piace, perché quello può aiutare sempre tantissimo. E noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti!